Noi ci troviamo in un posto che si chiama Seafront Pasta Bar, che è l'espressione ultima da un punto di vista concettuale di quello che è il lavoro della mia azienda. La mia azienda è il Pastificio di Martino dal 1912, che è un'azienda alimentare di famiglia che nasce a Gragnano appunto nel 1912, fondata da mio nonno, il quale era un operaio del pastificio all'epoca, non di Martino, e il titolare aveva 3 figlie femmine. Siccome all'epoca la produzione della pasta veniva fatta totalmente a mano, non la produzione ma l'essiccazione, il numero di dipendenti dentro uno stabilimento era di 70, 80, 100 persone, e proprio vista la temperatura e il caldo che c'era dentro i pastifici, questi signori erano vestiti solamente con un sacco intorno alla vita, cosa che non era, rendeva quel pastificio un posto particolarmente agevole o gradevole per delle 3 giovani signorine. Per cui lui pensò di vendere l'azienda al suo più bravo pastaio, che era mio nonno, il quale aveva 18 anni ma non aveva soldi, per cui dovette garantire il suo titolare un mutuo al Banco Napoli per comprare l'azienda. Lui comprò l'azienda e il titolare restò come a garanzia proprio del debito fatto fino a quando questo debito fu ripagato. Quindi l'azienda nasce nel 1912 in quanto Giuseppe Di Martino, mio nonno, era un operaio di quello stabilimento che compra, oggi si direbbe un management buyout, della propria azienda con un prestito garantito dal suo titolare. Da allora, già nel 1915, è la prima pasta che attraversa il canale di Panama, quindi ha un centro, diciamo così, propulsivo delle vendite e delle esportazioni. Il mercato straniero, estero, è da sempre il nostro mercato di elezione, quindi Stati Uniti, Nord Europa, il Far East, l'Australia, il Medio Oriente, dovunque c'è la possibilità di persone che adorano la pasta, noi ci arriviamo, anche perché trovandoci vicino al Golfo di Napoli, quindi trovandoci a mare, il trasporto, la parte di trasporto, l'ex-works, il free on board e quindi la parte di consegna è molto basso, quindi siamo particolarmente competitivi nei mercati raggiungibili via mare. Gragnano è un posto particolare per fare la pasta perché è la capitale della produzione della pasta, e lo è in quanto è un posto particolarmente benedetto dalla natura per fare la pasta. Perché la pasta di Gragnano viene fatta in un paese che è all'interno di una valle. Questa valle è una valle dei Monti Lattari che praticamente protegge la città di Gragnano da ogni lato tranne che da ovest. Gragnano è su questo pianoro, quindi su una sopraelevazione prima di queste montagne dei Monti Lattari, e va dai 300 ai 600, 700 metri di altezza, e in questo dislivello praticamente viene canalizzata tutta l'area che viene dal mare, il quale è a ovest. Quindi tutti i venti da est, da sud, da nord non possono entrare in città, può entrare solo un vento, il vento da ovest, il quale è un vento che porta umidità perché arriva dal mare, e quindi è un vento che ti permette di prosciugare la pasta sulla strada in maniera graduale, proprio perché portando umidità dal mare la tira via l'umidità per osmosi in maniera morbida. Questo in maniera scientifica e certa. Ogni mezzogiorno di tutti i giorni entra questa brezza termica che porta aria umida dal mare e tira via aria secca da sopra la città, per l'effetto del regime di brezza, perché l'aria sopra la terra di Gragnano diventa più calda che quella che c'è al mare, e quindi è più leggera e va verso l'alto, non avendo da nessun'altra parte dove andare perché trova la barriera dei Monti Lattari, va verso l'alto producendo un turbine che attira dentro l'aria che viene dai Monti Lattari. Questi monti forniscono anche un altro elemento fondamentale per la pasta, che è l'acqua, perché i monti hanno una quantità di acqua enorme e soprattutto la convogliano tutto intorno a questa valle, e la città di Gragnano è anche la città che dà acqua a tutta la penisola sorrentina, porta l'acqua fino alla città di Capri, a Sorrento, e arriva anche in tantissime altre zone, proprio perché c'è una sovrabbondanza di acqua. Proprio l'acqua è un altro argomento molto importante, perché nel disciplinare della pasta di Gragnano c'è la semola, che deve essere almeno 13 di proteine, e poi ci deve essere l'acqua, ma non un'acqua normale, l'acqua di Gragnano, proprio perché è un'acqua particolare. Perché è particolare l'acqua di Gragnano? I Monti Lattari hanno come copertura un substrato abbastanza importante di materiale di eruzione vulcanica, per cui l'acqua che permea attraverso le pendici dei monti
è particolarmente leggera perché attraversa queste appunto le pendici del monte in maniera veloce, quindi non si carica di tanti minerali e anzi è un'acqua molto leggera che è perfetta per impastare. Ecco, quest'acqua di Gragnano che è ideale sia per il sapore che per il tipo di contenuto minerale all'interno della stessa acqua diventa un elemento straordinario per la produzione della pasta. Quindi nella città di Gragnano c'hai l'acqua, c'hai il vento con cui devi asciugare la pasta e siccome lo fai ormai da qualche secolo, questa quantità di storia, di conoscenza della produzione di pasta diventa un altro ingrediente fondamentale, che è proprio il terroir, la quantità di persone che hanno lavorato intorno al mondo della pasta e che hanno prodotto una coscienza, una conoscenza condivisa, come io dico sempre, una millefoglie, no? Di strati di vita, di conoscenza, di produzione di pasta, di storie di pasta, della produzione manuale, fisica, ma anche di conoscenza, perché per essere un pastaio devi essere un meteorologo, devi essere un chimico, devi essere un fisico perché devi conoscere di fluidodinamica, perché la pasta viene fatta attraverso l'estrusione delle trafile e quindi devi sapere come girerà all'interno della trafila, perché la pasta quando è un impasto è un fluido anche quello, ma anche di fluidodinamica intesa per come viene prosciugata, come gli arriva l'aria e come deve essere preservata dal cambiamento di temperatura, dal cambiamento di vento e tante altre possibili condizioni che potrebbero rompere l'ideale equilibrio con cui a Gragnano si prosciuga la pasta da più di 2000 anni. Mio nonno era bravo in questo, era bravo a prosciugare la pasta ed era l'impastatore, il prosciugatore della pasta di questo stabilimento. Inizia da sempre, dal 1912, appunto a vendere all'estero, poi i suoi figli e quindi i miei zii con mio padre, fino ad arrivare a me e mia sorella che siamo gli attuali titolari dell'azienda. Però all'inizio io ho detto ci troviamo in un posto particolare, perché quello dove ci troviamo adesso è il Seafront Pasta Bar, che è un ristorante che vende solo pasta, serve solo pasta, ha menù degustazioni di solo pasta e cerca di trasferire da un lato la grande tradizione della pasta napoletana, della cucina della pasta napoletana, perché a Napoli si mangia pasta tutti i giorni, da sempre, i napoletani vengono chiamati mangiamaccheroni, no? In qualche volta in maniera denigratoria, ma in realtà anche in maniera straordinaria perché hanno fatto di questo piatto, la pasta, che diventa un piatto nazionale poi, e anche quello per cui siamo super famosi nel mondo, il piatto quotidiano della loro dieta, per cui ogni giorno si mangia la pasta a pranzo, qualche volta si mangia scaldata anche la sera, ed è quello che ha portato praticamente la certezza di sfamare i milioni di napoletani che riuscivano quindi ad avere una fonte di energia certa, che è quella della pasta, perché è un carboidrato complesso che rilascia lentamente le sue energie nell'organismo e quindi ti permette di sentirti sazio a lungo, e quindi il napoletano mangiava questo piatto in maniera felice perché lo faceva sentire sazio da un lato, ma poi perché cambiava tutti i giorni, perché noi a Gragnano facciamo più di 250 ricette, le 250 ricette, i 250 formati, no? Quindi 250 tipi di forme, e i 250 tipi di forme si sposano, si abbinano a innumerevoli migliaia di ricette di pasta che sono stagionali, che sono locali, perché potrebbe essere che in quel particolare paese c'è un meraviglioso peperone, per cui si utilizza quel formato con quella salsa con quel peperone, oppure si utilizza perché c'è un ingrediente che è una zucchina particolare, o un taglio di carne, o un tipo di cottura. Quel formato si abbina a quella ricetta in modo tale che non diventi mai noioso, e quindi si seguono le stagioni, il tempo, gli eventi, le condizioni che ti fanno sentire diverso ogni giorno il piatto di pasta, che è il piatto di pasta quotidiano, che Napoli è stata la più brava a interpretare da sempre questa realtà, e quindi a Napoli abbiamo fatto quello che è un po' un sogno, perché viaggiando da sempre il mondo viaggiavo da solo, quindi trovandomi a un ristorante, a un tavolo da solo, era un po' triste vedere una persona singola a un tavolo, ma io ogni volta che dovevo decidere di andare a mangiare da qualche parte sceglievo un bar dove mi sedevo e non sapevo mai chi mi poteva trovare a fianco, no? Quindi chi si sedeva sulla mia sinistra, alla mia destra, e mi sentivo un po' meno solo, e quindi ho pensato che anche per chi veniva come turista, come viaggiatore a Napoli, un bar dove sedersi e mangiare un piatto di pasta poteva essere interessante. Però quello che ho fatto è che dall'altro lato del bar ho messo qualcosa che molto spesso non si dà alla pasta.
perché la pasta è considerata da un lato la mamma, quindi qualcosa di informale a cui anche se c'hai mal di testa, c'hai mal di pancia, ti gira la testa, sei nervoso, sei arrabbiato, sei felice, ti puoi rivolgere senza avere nessun tipo di formalismo, no? Ed è così perché la pasta ti accoglie, è qualcosa che ti fa sentire bene, ti produce il sorriso, eccetera. Però a volte anche noi con la nostra mamma ci dimentichiamo che bisogna avere rispetto e quindi spesso la pasta la si considera sempre informalmente come qualcosa da mangiare in maniera informale in famiglia o con gli amici, ma che non ha una sua dignità nobile come gastronomia. Per cui un piatto di pasta lo riteniamo essere qualcosa che mangiamo tutti i giorni e ne siamo felici, però non lo rileviamo, non lo eleviamo a un rango di prodotto gastronomico. Questo è un errore infinito che facciamo perché molti dei nostri piatti sono delle meraviglie gastronomiche. Se uno immagina solo uno che dà il nome a questo ristorante, a tutti quelli che abbiamo nel mondo, quello di New York soprattutto, si chiama La Devozione. A Napoli per devozione si intende qualcosa a cui tu non puoi dire di no, no? Se uno ti dice prendiamo un caffè, non posso, ma come? Per devozione te lo devi prendere. È qualcosa che devi prendere perché la devozione è qualcosa che ti fa sentire come un amore, no? C'è un amore normale, c'è un amore passionale, c'è un amore devoto. Devoto significa qualcosa che è al di sopra di te, qualcosa che da un punto di vista di posizione mette la persona che ama quella cosa in maniera sottoposta, tanto è vero che si è devoti ai santi, no? Ecco, la devozione a Napoli è uno spaghetto al pomodoro. Lo spaghetto al pomodoro ha tre ingredienti: lo spaghetto, l'olio e il pomodoro. È una foglia di basilico, è un equilibrio straordinario, è un'invenzione meravigliosa per la quale noi italiani non dovremmo lavorare più, ci dovrebbe essere dato un tributo a vita per i prossimi secoli per l'invenzione dello spaghetto al pomodoro. Lo spaghetto al pomodoro è meraviglioso ed è anche qualcosa che da un punto di vista gastronomico è irripetibile perché ha l'acidità del pomodoro, ha una linea che viene chiamata gastronomicamente verde, che è quella dell'olio d'oliva, ha la dolcezza della pasta, però non lo ha in maniera stucchevole, lo ha in maniera straordinariamente equilibrata e un equilibrio particolarmente agile, particolarmente elegante, non è un equilibrio di quelli che ti stancano, è un equilibrio di cui non vedresti mai la fine. Ma come quello ce ne sono decine di piatti. E allora quello che ho fatto, ho messo degli chef, non solo dei cuochi, ma anche proprio degli chef, così come vengono considerati oggi, degli chef che hanno la capacità di interpretare e impiattare la pasta vestendola da sera e quindi mettendola in maniera intelligente in un piatto e che possa essere apprezzata non soltanto come un piatto di famiglia, una persona di famiglia, ma come una persona che ti piacerebbe incontrare in una serata di gala. E quindi il pasta bar ha per esempio dei piatti meravigliosi, delle migliori porcellane europee. Il vino che è compagno della pasta ha una lista di vini molto profonda, grandi champagne perché sono grandi amici della pasta, lo champagne è uno dei vini migliori da bere con la pasta, bicchieri di cristallo di altissima qualità, bicchieri Zalto, posate che si abbinano alle ricette e chef che fanno formazione e impiattamento di altissimo livello. Proprio perché alla pasta meritava un grande teatro, come l'abbiamo alle nostre spalle, il Teatro San Carlo. Il Seafront Pasta Bar è uno stage, no? Quindi è una passerella, è la possibilità, una ribalta per la pasta per mostrarsi al meglio. Ma noi nel Seafront Pasta Bar non facciamo soltanto impiattamenti straordinari, facciamo grande ragù, grande genovese e tutto il resto. Perché? Perché nel progetto ultimo dell'azienda c'è questa condizione di prendere i migliori grani d'Italia nei posti più belli d'Italia, sostenere una catena di distribuzione e quindi dei contratti di filiera di lungo termine con gli agricoltori per produrre il miglior grano possibile e grano italiano certificato e con una tracciabilità certa, farlo diventare semola, produrre la pasta nei 200 formati storici e poi finire il lavoro con un negozio dove le persone che sono giù, le persone che conoscono la pasta, che vendono il prodotto, si chiamano Pasta Genius e loro vendono la pasta come fosse un Apple Genius che vende prodotti elettronici all'interno di un Apple Store. E quindi hai tutti e 200 formati e la persona che ti spiega quale può essere l'abbinamento formato ricetta. Sali sopra e oltre a vendere il prodotto lo vendi anche cucinato e quindi lo chef lo cucina per te e te lo serve e poi da qui partono anche tutte le consegne di quelli che comprano il prodotto online.
Quindi questo posto, che oggi si chiamano omnichannel, questi progetti, è un progetto di omnicanalità che io chiamo proximity, cioè significa nella prossimità di questo punto vendita tu puoi mangiarla la pasta, comprarla, fartela consegnare e ricevere formazione sul prodotto, che invece il prodotto ha 30 km da qua, che è la città di Gragnano. Anche qua c'è un menù stagionale che cambia, sono 20 formati sempre diversi, sempre in cultura diversi ogni volta, per cui significa di non perdere una cosa importante, perché abbiamo detto 250 formati, significa biodiversità, significa di non mangiare sempre la stessa cosa e di sottolineare queste differenze che fanno sì che la pasta non è mai uguale a se stessa, è sempre interessante e ogni giorno riesce a portare a tavola un concetto fondamentale di stagionalità, di biodiversità e di grande curiosità. In base a quanto ci ha detto, quali sono stati i valori che hanno portato il pastificio di Martino ad impegnarsi per oltre 100 anni nella produzione di un prodotto di eccellenza quale la pasta di Gragnano? Allora, i principi per i quali, i principi cardine, le cose che portano, la passione che porta la famiglia di Martino a produrre pasta da oltre 100 anni è chiaramente quello di una tradizione di famiglia, del proprio paese, della città di Gragnano e anche di una condizione di qualcosa che noi spesso sottovalutiamo, che è l'amore che ha il mondo per i prodotti italiani di alta qualità. Avendo sempre fatto il 95-96% all'estero, ho da sempre l'idea, una percezione diversa degli italiani della propria città. Napoli è molto più amata fuori da Napoli che a Napoli, l'Italia è molto più amata fuori dall'Italia che dagli italiani e quindi produrre qualcosa che gli altri amano diventa anche qualcosa che ti dà grande orgoglio, no? Perché tu stai comunicando un pezzo di casa tua che hai l'obbligo di portare avanti, no? Perché qualcuno che parla meglio di me dice che se vuoi parlare globale parla del tuo villaggio, perché il tuo villaggio è un pezzo della globalità e questa globalità è quella che rende diverso e diventa interessante il mondo. A noi da sempre l'idea di arrivare nei quattro angoli del mondo ci ha dato sempre un grande fascino. Abbiamo dei clienti in Nuova Zelanda, abbiamo dei clienti in Vietnam, in Indonesia, nelle isole più sperdute della Micronesia, delle isole Figi, come a New York in tantissimi posti, a Londra, a Stoccolma, a Reykjavik. Non c'è un paese che noi non abbiamo per una volta consegnato o venduto e questo ci dà questa idea meravigliosa di immaginarci ogni volta che una persona mangia un piatto di pasta un sorriso, perché l'idea di produrre un sorriso negli angoli del mondo facendo qualcosa che viene da casa tua è qualcosa che ci riempie d'orgoglio. Secondo lei, di generazione in generazione, quali sono state le caratteristiche che hanno contraddistinto man mano l'attività? Beh, allora, da un punto di vista della produzione, noi abbiamo cercato di conservare tre cose fondamentali. Uno che era il processo produttivo e quindi cercare di non violentare, di non cambiare le cose che rendevano la pasta nostra unica e sembra facile, ma lo spessore di un formato di pasta, la dimensione di un formato di pasta, il nome di quel formato di pasta, che magari negli anni ha cambiato nome da qualche altra parte, da noi è rimasto lo stesso. La capacità di conservare delle trafile, abbiamo appena rifatto, rilanciato la linguettina, che è un formato che era scomparso dagli scaffali, perché la grande distribuzione cerca di ridurre, no? Il numero di referenze vendute perché quello migliora l'efficienza delle vendite, no? Per cui io vendo 4 formati, ne vendo tantissimo, guadagno di più di vendere 50 formati che devo tenere sempre in assortimento. Per noi invece quello lì è un patrimonio culturale che non vogliamo disperdere, quindi conservare tutte le trafile e produrle esattamente in maniera pedissequa, fedele alla tradizione, a quello che faceva mio nonno, è un po' come raccontare la stessa storia senza cambiare le parole e quindi mantenendo quel sapore, mantenendo quella consistenza e la masticabilità di quel formato che aveva un'intenzione. Cioè quella linguettina quando è stata studiata perché doveva sposarsi con delle ricette. Ora, se tu togli la linguettina hai perso un pezzo di ricette e quindi tu non mangerai più, non avrai più quel sapore. Allora, conservarle è un pezzo importante, fare solo grano italiano è un'altra cosa che da sempre ci contraddistingue, perché il grano italiano ha un sapore diverso, ma non
patriotticamente in maniera becera, bensì perché in Italia si coltivano più di 200 formati, varietà di grano. E a me la biodiversità piace sempre, non mi piacciono le cose monorazziali. Mi piace molto l'idea che ci siano delle varietà che si adattano al territorio e che il grano del mio territorio è stato certamente l'origine della pasta, perché coltivando grano duro in queste zone, in Sicilia, nel sud dell'Italia, col grano duro si è fatto la pasta, no? Cioè è la pasta che fia del grano, non il contrario. E quindi se tu perdi quel sapore di grano italiano, stai di nuovo tradendo, no, le tue origini, e quelle per me sono sacre. Quello che è cambiato di generazione in generazione, mio nonno era molto come me, io sono molto come mio nonno, direi, cioè molto avventuroso anche da un punto di vista imprenditoriale, quindi facendo grandi investimenti, crescendo e tutto il resto. La generazione di mezzo è anche stata una generazione che ha consolidato e quindi ha avuto da governare anche fenomeni diversi. Oggi siamo in più di 70 paesi, facciamo quasi 200 milioni di euro di fatturato, il brand è conosciuto nel mondo, abbiamo 3 ristoranti, abbiamo punti vendita nelle varie parti del mondo, nostri di proprietà che distribuiamo direttamente, dove possiamo trasferire e comunicare un concetto di pasta che non era mai stato immaginato o comunicato prima, perché si è passato a livello di semplificazioni per i discount, no? Dove nei discount non solo non ci sono tutti i formati, ma sono addirittura 2 i formati, 3, come se immaginate di potervi vestire solo con 2 colori, immaginare di avere soltanto 3 note con cui poter scrivere o 2 note per poter scrivere tutta la musica. Insomma è un po' davvero frustrante, no? Perché la riduzione dei formati di pasta significa efficienza, quindi riduzione del prezzo. Se si va al discount si paga sicuramente di meno, ci sono una serie di scorciatoie che i discount e i produttori dei discount fanno, per cui obiettivamente su un prodotto che nella migliore delle ipotesi costa 15 centesimi di euro a porzione, io non andrei a trovare scorciatoie, bensì cercherei di preservare delle qualità, preservare dei sapori, preservare dei concetti, preservare delle tradizioni che sono le ragioni per cui noi ci troviamo qua oggi, no? Noi abbiamo il sapore della genovese, no? Del ragù. Ecco, quando uno mangia una genovese, se non ci sono gli ziti lunghi da spezzare, insomma è un'altra cosa la genovese. Ora, gli ziti lunghi sono una cosa che è stata ridisegnata 15 anni fa. Prima per molto tempo sono scomparsi perché era fastidioso spezzarli a mano, molto complicato produrli, perché produrre una pasta da 60 cm lunga contro una pasta da 5 cm è complicato. Sullo scaffale prende 60 cm, quindi insomma immaginate allora io vedo una cosa piccola che prende poco spazio e quindi togliamo gli ziti, togliamo le candele, togliamo gli zitoni e ti sei perso gli ziti con la genovese, ti sei perso le candele col ragù, ti sei perso un pezzo di Napoli fondamentale e non lo ritrovi più. E questa cosa qua per noi invece è che la sapevamo, ce la raccontavamo da soli, però era importante trasferirla nel mondo, trasferirla agli altri, e lo devi fare anche in prima persona, ti devi prendere il compito, ti devi prendere la responsabilità di farlo in prima persona, per cui il Seafront Pasta Bar, così come la devozione di Oval a New York dentro Chelsea Market o Figo Bologna o tutti quelli che verranno, sono il tentativo di interpretare in prima persona tutti i concetti che vi ho detto. In base quindi a quelli che sono i suoi ricordi, ad oggi offrendo più di 260 formati di pasta, quali sono quelli che per lei hanno un'importanza maggiore anche dal punto di vista affettivo? È come dire a un genitore quale figlio è il tuo preferito, no? Cioè li ami tutti in maniera diversa, c'è quello che ha bisogno di più aiuto perché magari è meno conosciuto, no? Vi ho raccontato della linguettina perché l'abbiamo appena lanciata di nuovo, abbiamo lanciato il carrettiere, cioè sono rilanciato, sono tutti formati che hanno un pezzo di storia dentro di loro che magari nessuno conosce o che conosciamo davvero in pochi. Il formato che è più famoso nel mondo sono gli spaghetti, no? O anche i fusilli, no? Sono formati che sono iconici nel mondo, per cui lo spaghetto, la penna e il fusillo sono i 3 più grandi formati, il rigatone, però sono dei formati che sono così basici, no? Anche lo spaghetto, ci sarebbe da raccontare tanto sullo spaghetto. Lo spaghetto è 1,7 mm di spessore, il vermicello è 1,9, il vermicellone è 2,1, lo spaghettino è 1,5, il capellino è 1,3.
Ora, quando uno dice spaghetti non sa esattamente quale diametro sta comprando, ma se è un'azienda seria che affonda la propria tradizione all'inizio del secolo, quando la nomenclatura dello spaghetto era fondamentale, perché non si vendeva in una busta trasparente la pasta, la si vendeva avvolta nella carta, per cui tu non lo potevi vedere lo spessore. Allora dire spaghetto significava non sbagliare, perché se poi arrivavi a casa e lo aprivi e non era lo spessore che ti piaceva, ci rimanevi male e quindi non potevi più. Allora là la differenza è che se chiamavi le cose con il proprio nome, tutti quanti i pastai chiamavano spaghetti un formato che era 1,7 mm. Poi tanti pastai hanno chiuso, altri pastai hanno aperto o sono stati rifondati 20 anni dopo, 30 anni dopo, e avere una condizione di certezza di nomenclatura ti dà la certezza che 1,7 mm cuoce 8 minuti, 1,9 cuoce 10 minuti, 1,5 costa 6, cuoce 6 minuti, e questa condizione che pare nulla significa avere una disciplina di lavorazione, e chi viene dopo magari pensa di fare uno spaghetto più spesso e trovare una scorciatoia al tempo di cottura, e quindi fa uno spaghetto 1,9 che cuoce qualche minuto in più, ma non è uno spaghetto in vermicello. E quindi è come dire io ho i piedi piccoli perché compro delle scarpe 36, ma in realtà è un 40 rinumerato 36, o sono magro perché porto la 42 ma è una 48 che è chiamato 42. Allora, lo spaghetto è 1,7 mm, la penna mezzana rigata ha 1,8 di diametro, lo zito così, e tutta queste regole, queste forme che hanno un fondo che riguarda la fisica e la fluidodinamica, come dicevamo noi prima, sono rappresentate in un pannello che abbiamo costruito, che si trova giù, che è lo schema semplificato per abbinamento dei formati di pasta di Gragnano IGP di Martino, o meglio pasta for dummies, cioè la pasta per i non gragnanesi. Se sei di Gragnano lo sai che lo spaghettino è così, che cuoce così, se sei di Gragnano sai che la penna zita così, se sei napoletano tu con le cozze difficile che ci fai la pasta mista, con i fagioli difficile che ci fai il pacchero. Allora ti viene naturale di fare lo zito con la genovese, di fare la candela con ragù, però quello è una cosa che deriva da un nostro profondo substrato culturale a cui tu rispondi, no, in maniera automatica senza sapere il perché, e non metti il ketchup sulla pasta e non metti l'ananas sulla pizza e non fai questo e non fai quell'altro, per cui hai una serie di ragioni per cui ti comporti in maniera, come io dico, da pasta native, no? Cioè sei nato nella pasta e quindi lo conosci. Questo è secondo me quello che differenzia la nostra pasta, la conoscenza profonda dei grani, dei contadini che ci danno grani italiani di grandissima qualità, dell'impasto, della trafilazione, di ogni piccolo dettaglio, e la voglia di trasferire tutti questi dettagli a chi assaggiandoci fa un sorriso e non si spiega il perché. Ad oggi, avendo quindi unito quelle che sono la gastronomia appunto con la valorizzazione di quello che è un prodotto di eccellenza, quale la pasta, per lei cosa significa gastronomia, cosa significa tradizione e cosa significa innovazione? Guarda, c'è un signore che è bravissimo che ha detto che la tradizione è un'innovazione ben riuscita. C'è qualcuno che un giorno ha messo insieme la melanzana, l'uovo, il pomodoro e la provola e ha fatto la parmigiana. E dice, questa è un'innovazione. Dice, cacchio come buona. Quella diventerà tradizione perché non la cambieranno più. Qualsiasi cosa che è innovativo mette qualcosa di nuovo, mette in discussione qualcosa che esisteva prima, che esiste in maniera diversa adesso, e che mette insieme in maniera a volte rivoluzionaria, no? A volte quella che viene chiamata, no, progressista, rivoluzionaria, quello che è l'idea nuova della cucina, e la mette insieme, mettendo insieme a volte dei pezzi che sembrano non stare bene insieme. Se funzionano diventano tradizione, ma non bisogna mai perdere la voglia di sperimentare. Per cui l'innovazione è quella di non smettere mai di provare a fare una parmigiana migliore. Però se quello che facciamo è una parmigiana peggiore di quella che abbiamo sempre mangiato, dobbiamo continuare a tenere quella tradizione, perché quella tradizione è ancora vincente, che significa più buona, che è più palatale, che ha miglior gusto, che resiste meglio al tempo, che rende felici più persone, che sono che ha una funzione, che ha un'idea storica, che ha un progetto
filosofico alle spalle. Il ragù era una risposta dei napoletani al fatto che non potevano mangiare la carne di primo taglio, che costava troppo, per cui tutti i pezzi di secondo taglio vanno nel ragù, per cui le costine di maiale, la braciola che è la punta di petto, per cui molto fibrosa, molto dura da cucinare, che se non la cuoci per almeno 6-7 ore non la mangi, e nel ragù cuoce per tanto tempo, per cui diventa morbida, ma è molto saporita. Allora, queste motivazioni, no? C'è la famosa storia della genovese. Si dice che la genovese, ci sono 3 storie, io credo l'ultima, anzi la dico per prima così che sennò sembra che sto creando un'aspettativa. Un periodo a Napoli arrivano gli svizzeri, che alla corte si portano i pasticceri svizzeri, gli chef svizzeri, Kaflisch, Gaioden, sono nomi svizzeri che arrivano a Napoli e che fanno produzione di pasticceria, di cioccolata e tutto il resto per la corte, che la corte era ricca e voleva mangiare bene, no? Questa è la differenza tra cucina di corte e cucina di paese, cucina di sussistenza. A corte si può mangiare non perché si ha fame, si mangia per scelta, per gusto, per sfizio, quindi devo essere incuriosito da quello che mangio. Ecco, arrivano gli svizzeri a Napoli proprio perché devono portare una nuova cucina e questi chef venivano chiamati monsieur perché erano chef svizzeri di Ginevra, erano chef svizzeri che venivano dai cantoni francesi della Svizzera, e questi cantoni francesi della Svizzera, parlando francese, lo chef veniva chiamato monsieur le chef, Monzou. A Napoli Monzou significa chef, proprio per questo motivo. E una volta sono stato, parecchie volte sono stato a Ginevra, a Losanna, eccetera, e lì si mangia una zuppa di cipolle che si chiama soupe d'oignon, dove c'è una cipolla cotta molto a lungo con della carne. E io credo che da Ginevra sia arrivata a Napoli questa preparazione, ma che qualche cuoco napoletano dentro ci ha messo 2 ziti e l'ha tenuta ancora più a lungo come un ragù. E perché si chiama genovese se viene dalla Svizzera? Perché viene da Genève, non da Genova, ma da Genève, no? Quindi è la genovese, quindi dalla città di Genova, di Ginevra. Un'altra storia dice che i genovesi sono un po' tirchi e le navi che arrivavano a Napoli da Genova avevano da contratto che quando arrivavano a Napoli dovevano dare da mangiare ai propri marinai, e quindi quando arrivavano a Napoli tra le cose che potevano mangiare dovevano dare un piatto di pasta. Cosa c'è di più economico di una cipolla? E quindi diceva, siccome nel contratto c'è che c'è sta la carne, si metteva un pezzo di carne e tantissima cipolla, in modo tale che la cipolla cuocendo si insaporiva di carne, ma in realtà la carne non c'era. Da contratto era rispettato e tu risparmiavi, e quindi questa cottura lunghissima di cipolla e carne faceva sì che ogni tanto si ci metteva un pezzo di carne in questa zuppa di cipolle, e dopo 2-3 giorni, 4 giorni si sapeva di carne ma non ce n'era, e quindi era la pasta per i genovesi, no? Quindi questa è la genovese, ci credo poco. E l'altra è che ci esisteva una trattoria in centro storico di Napoli che era della famiglia genovese, che preparava questa ricetta alla genovese, cioè allo chef genovese. Io credo più che sia quella di Ginevra, ed è quello, no, l'esempio tipico di una città come Napoli, da sempre aperta a 1000 tradizioni, a 1000 modi di pensare, di ragionare, eccetera, che influenza le ricette del luogo. La pasta è proprio quella, la capacità di essere influenzata e di essere contaminata dalle ricette. Adesso stiamo vedendo delle ricette straordinarie fatte dai nuovi immigrati, dai nuovi napoletani, quindi ricette che vengono dal Maghreb, ricette che vengono dal Sud America, ricette che vengono dal Far East, dall'India, dal Pakistan, dallo Sri Lanka, e vediamo ricette dove dentro i quartieri si mischiano i pomodori, i peperoni con le spezie indiane, le nostre verdure con le spezie arabe, ed è meraviglioso perché sicuramente fra 40 anni ci sarà qualcuno che starà facendo una ricetta e non si spiegherà da dove viene l'utilizzo del coriandolo o del cumino o del cardamomo in una ricetta napoletana. Napoli è il mondo da sempre, per cui il mondo arriva a Napoli e la cambia un pochino, e così la pasta. Concludendo quindi questo racconto, secondo lei, nel corso del tempo, oggi come è cambiato l'approccio dei consumatori verso quello che è il mondo gastronomico e il cibo? Allora, la gastronomia è qualcosa che attiene sicuramente a quelli che danno importanza al cibo, non è soltanto un problema di gusto, cioè le cose che sono gastronomiche sono cose buone. La parte gastronomica è qualcuno che dà proprio gastro, cioè dallo stomaco, quindi a quello che mangia, dà un'importanza
rilevante, per cui da un punto di vista ne parla, lo studia, lo ricerca, ne dà dei codici, scrive dei libri, lo mette giù da un punto di vista scientifico, no? E quindi poi lo ricerca da un punto di vista qualitativo e ne dà sicuramente un valore importante. Ci sono stati dei momenti in cui la pasta è diventata poco di moda, perché veniva, per esempio, durante il periodo fascista la pasta veniva considerata la dimostrazione della mollezza italiana, no? Ci fu il modernismo, Marinetti, eccetera, che dicevano che gli italiani erano molli perché mangiavano troppo pasta asciutta e quindi la pasta era nemica del regime. La realtà era che non c'era abbastanza grano perché si era deciso di fare autarchia e quindi se si faceva autarchia non potevi avere a che fare col mondo, non avevi grano per fare la pasta e qui dovevi cercare di scoraggiare gli italiani a mangiare pasta perché non ce n'era abbastanza. Poi c'è stato un periodo in cui le diete a zona, le diete diciamo dissociate, dove si toglievano i carboidrati, no? C'è stato Atkins, ci sono state una serie di diete che hanno messo sotto accusa i carboidrati e senza fare grande distinzione tra carboidrato semplice e carboidrati complessi e quindi obiettivamente facendo una gran confusione la pasta è scappata dalle tavole non solo degli italiani ma di tutto il mondo, ma purtroppo per i nemici della pasta e quindi per gran fortuna della pasta, la pasta fa bene, è un carboidrato complesso, è fonte di grande energia e di soddisfazione e soprattutto deve essere la base della dieta mediterranea, proprio perché è fatta di grano duro e non è un carboidrato semplice come può esserlo lo zucchero raffinato, la farina bianca, ma anche lo stesso riso, bensì è un carboidrato complesso che ha un indice glicemico molto basso. La parte di moda contro la pasta degli anni 70, degli anni 80, pure degli anni 90 ha perso perché le nuove generazioni, primo, non si sono accontentate di storie semplici che non fondate sulla realtà, ma secondo si sono riappropriati di qualcosa di straordinario come la carbonara, la cacio e pepe, le ricette base, no? Cioè la genovese, il ragù, proprio perché la soddisfazione che dà un piatto di pasta, soprattutto ai giovani, fa sì che il consumo di pasta tra i 25 e i 13 anni è massimo in tutto il mondo e poi scende un po' proprio in quella generazione e risale sopra una certa età proprio perché le persone di una certa età si ricordano che non gli faceva male, quelle al centro sono state colpite dalle diete a zona e dalle diete dissociate e i giovani di oggi per fortuna sono stati vaccinati dalle stupidaggini che si dicevano sulla dieta a zona e le altre diete e quindi di togliere quello che sono i carboidrati. C'è stata una dieta a Dukan che diceva che faceva male l'olio d'oliva, che bisognava togliere l'olio extravergine d'oliva dalle diete perché faceva molto male e bisognava utilizzare solo il burro. Stranamente tutte queste ricerche, queste diciamo tendenze di diete sono poi si scopre che vengono sovvenzionate da associazioni di produttori del burro, di associazioni di produttori della carne e quindi di fondo si cerca chiaramente di trovare delle soluzioni diverse, anche a un dominio ormai fantastico, meraviglioso, un dominio pacifico che ha il cibo italiano nel mondo. Da una ricerca fatta qualche anno fa, il cibo più aspirazionale nel mondo è il cibo italiano. E se si dice quali sono le 3 cose italiane che mangeresti di più, primo è un piatto di pasta, è una pizza e poi il vino italiano. Quindi questo è un riconoscimento fondamentale per quello che è il Made in Italy, non inteso come produzione solamente, ma proprio come savoir-faire, come stile di vita, come modo di porsi rispetto a qualcosa di talmente essenziale e di importante che deve darti piacere, che è il cibo. Non è qualcosa di essenziale che deve darti solo nutrimento, ma ti deve dare piacere. Ecco, in Italia l'approccio gastronomico al cibo e alla pasta è proprio quello di dire non mi fermo al solo nutrimento che è straordinariamente importante perché la più grande longevità è legata alla dieta mediterranea, il numero più basso di malattie cardiovascolari è legato all'utilizzo della dieta mediterranea, anche quello delle neoplasie, del cancro e tutto il resto è legato all'utilizzo della dieta mediterranea, di uno stile di vita frugale fatto di fagioli, lenticchie e pasta, un piatto di pasta e fagioli con un filo d'olio crudo sopra e qualche verdura sono perfettamente equilibrati per una dieta che ti dà certamente la lunga vita, no? L'aveva capito Angel Keys nella seconda guerra mondiale
arrivando nel Cilento e quindi teorizzando la dieta mediterranea, qualche volta ce la dimentichiamo, per fortuna le generazioni nuove l'hanno riscoperto e quindi questo approccio, che non è solo nutriente, certo e sicuro sulla vita, bensì anche di grande piacere, è interpretato al meglio dalla pasta.